Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlerò delle 10 più 1 funzioni che mi piacciono di più del mio Garmin Forerunner 945. Sono funzioni anche particolari, strane, che magari non vi aspettate, ma che uso spessissimo e che mi sembrano veramente molto comode. Allora, la prima funzione che uso veramente molto spesso è quella della torcia. Io ho configurato questo tasto e quando tengo premuto il tasto, l'orologio diventa tutto completamente bianco e vi posso garantire che di notte in condizioni di buio fa una notevole luce. Certo, non è paragonabile alla torcia del telefonino, però fa la sua funzione. Se dovete cercare la toppa della serratura per inserire la chiave, piuttosto che di notte vi svegliate per andare in bagno, non volete accendere la luce o disturbare, magari siete in un rifugio o comunque anche a casa non volete disturbare nessuno, se accendete la torcia in questo modo vi garantisco che avete luce a sufficienza in condizioni di buio completo per vedere dove camminate o per vedere appunto il buco della serratura. Un'altra funzione che uso tutti i giorni praticamente è il conto alla rovescia. Ora io lo attivo facendo così, ma chiaramente dipende da come avete configurato il vostro Garmin. Qui ci sono tutte le funzionalità che sono personalizzabili. Io ho il timer sempre a disposizione e lo uso in che modo? Tutti i giorni lo uso banalmente per controllare la cottura della pasta. Quindi quando mi faccio la pasta a mezzogiorno imposto il timer alla durata di cottura della pasta e così non mi devo ricordare di stare a controllarla, assaggiarla o guardare l'ora. In questo modo sono sempre sicuro che la pasta è buona, quindi è buona. Un'altra funzionalità, la terza in ordine di utilizzo, oserei dire, è quella delle smart notifications, ovvero l'orologio è collegato al telefonino, per cui tutte le chiamate, SMS, ovviamente è anche questo configurabile come sostanzialmente tutto ormai nelle nuove tecnologie, ma anche ovviamente negli orologi Garmin. Ogni chiamata che io uso semplicemente per le chiamate e gli SMS, ho tolto le smart notifications per WhatsApp e tutti gli altri sistemi di messaggistica perché sennò era un disastro. Ho il telefonino sempre in silenzioso perché mi dà fastidio che suoni il telefono al lavoro ma anche quando sono a casa, e lo tengo solo sulla vibrazione. Con le smart notifications dall'orologio vedo sempre chi mi sta chiamando e posso anche accettare o rifiutare la chiamata. Posso ovviamente, poi devo parlare dal telefonino chiaramente o dagli auricolari. Nel momento in cui rifiuto la chiamata posso o semplicemente appendere oppure posso anche inviare un messaggio di risposta che sono preimpostati e mi pare che se ne può configurare anche uno a piacimento, quindi inserendo il testo che si vuole dall'applicazione Garmin Connect. E recentemente Garmin ha anche introdotto la firma, quindi quando si risponde con un SMS alla chiamata, quindi si rifiuta la chiamata e viene inviato automaticamente l'SMS, c'è la firma che si può abilitare o disabilitare, dove viene inviato il messaggio inviato dal mio Garmin. Allora, la quarta funzionalità che trovo veramente utile su questo Forerunner 945 è quella della sveglia. Sempre accedendo dalle shortcuts posso andare ad impostare le sveglie e ci sono veramente infinite possibilità di configurazione, cioè si può impostare una sveglia per i giorni per esempio feriali, si può impostare una sveglia a prescindere dal giorno, quindi si imposta solo l'orario, oppure per esempio si può impostare una sveglia solo per un determinato giorno della settimana.
quindi ci sono veramente infinite possibilità di configurazione e sostanzialmente vanno a coprire tutte le esigenze che uno può avere, che una persona può avere per appunto attivare queste sveglie. Anche questa, rispetto a una sveglia classica da comodino, per intenderci, o dal telefonino, la trovo molto comoda perché volendo si può impostare anche solo la vibrazione, quindi posso impostare la sveglia in modo tale che l'orologio vibri soltanto. Io ho sia vibrazione che suono, e comunque è molto comodo perché una volta che si è fatta l'abitudine, perché chiaramente magari le prime volte non è così immediata la cosa, ma una volta che si è fatta l'abitudine è veramente velocissimo andare a spegnere la sveglia tramite questo tasto, quindi senza disturbare eventuali altre persone che dormono con noi o ci sono in casa. E questa era la quarta funzionalità. Allora, per quanto riguarda le altre funzionalità che trovo veramente interessanti del Garmin Forerunner 945, sono diciamo più legate alla funzione principale di questo orologio, che è un orologio da allenamento e da triathlon. Quella che uso spessissimo è la valutazione della body battery, ovvero l'energia che il nostro corpo ha recuperato dopo un allenamento, quindi lo stato di ricarica, diciamo, della batteria del nostro corpo. È una funzionalità che è accessibile sia da Garmin Connect via web, sia dall'applicazione Garmin Connect, che direttamente dall'orologio. Non è lo scopo di questo video farvi vedere come funziona la funzionalità, ma se avete l'orologio, se cercate in internet, ne trovate un'infinità di video che vi spiegano come funziona. Quindi la body battery è la quinta funzionalità che trovo veramente molto, molto interessante. Ovviamente la sesta funzionalità è quella degli allenamenti, perché tramite sempre le applicazioni web e del cellulare, ma anche direttamente dall'orologio, è possibile configurare degli allenamenti e pianificarli anche a calendario, in modo tale che giornalmente, quando si esce in bicicletta o a correre, si ha già tutto l'allenamento preimpostato. Gli allenamenti si possono veramente configurare in modo molto molto specifico, con ripetute, con valutazione del tempo, della distanza, della frequenza cardiaca, quindi veramente molto molto interessante. Una funzionalità, la settima funzionalità, che è diventata di moda ai noi purtroppo in questo periodo, è il Pulse OX, ovvero è la percentuale di ossigeno nel sangue. È tutti noi diventata di moda, insomma molto conosciuta per via del coronavirus, perché uno dei parametri che viene valutato quando si ha questo tipo di infezione è proprio la percentuale di ossigeno nel sangue. L'orologio, il Garmin Forerunner 945, ha il sensore sulla cassa nella parte posteriore, che rileva sia la frequenza cardiaca, quindi il battito cardiaco, che la percentuale di ossigeno nel sangue, questo Pulse OX. Ho notato che è abbastanza preciso, non precisissimo, ma è abbastanza preciso, dà comunque un'indicazione di massima della appunto percentuale di ossigeno nel sangue, la saturazione, cosiddetta saturazione. Perché è utile, al di là del coronavirus, che ovviamente purtroppo in questo periodo siamo tutti abituati a sentire? È utile perché serve per l'acclimatamento all'altitudine, perché quando ci spostiamo in altitudine c'è una percentuale di ossigeno nell'aria minore e quindi conseguentemente anche i nostri polmoni fanno più fatica a trasportare l'ossigeno dall'aria all'interno del nostro sangue, e quindi un'indicazione di quanto siamo acclimatati, cioè di quanto il nostro corpo si è abituato a gestire meglio questo passaggio di ossigeno dall'aria al sangue, è proprio quanta percentuale di ossigeno abbiamo all'interno del nostro sangue. L'ottava funzionalità, che è veramente forse una delle più strane, penserete, è alba e tramonto. C'è un widget sul telefonino che mi indica, io lo visualizzo anche proprio nella chiamiamola schermata principale, nella schermata dell'ora dell'orologio, un widget, dicevo, che sulla base delle coordinate mi
indica l'ora dell'alba e del tramonto. Perché è comodo? È comodo perché se la mattina devo andare a correre o uscire in bicicletta molto presto oppure tardi dopo magari il lavoro, so sempre indicativamente quando non ci sarà più luce. Chiaramente alba e tramonto, soprattutto dove abito io, dove ci sono molte montagne, non sono esattamente il momento in cui, da nessuna parte in realtà, è il momento in cui finisce la luce, però a maggior ragione dove ci sono le montagne, il momento del tramonto è quasi sempre genera quasi sempre una condizione di quasi buio, mentre se siamo al mare magari dopo il tramonto c'è ancora un margine di luce. Nona funzionalità, la temperatura. L'orologio, il Garmin 945, ha un sensore di temperatura all'interno della cassa che è chiaramente falsato dal fatto che viene indossato al polso, e quindi quando è al polso la temperatura non è quella effettiva dell'aria, ma è sempre qualche grado superiore. Esistono dei sensori esterni, io ho il sensore tempe che tengo attaccato alla bicicletta o allo zaino magari quando vado a fare sci alpinismo, e quel sensore dà un'indicazione sicuramente più precisa di quanto sia la temperatura. È ovviamente comunque falsata anche quella, perché nel momento in cui il sole batte direttamente sul sensore è chiaro che la temperatura rilevata sarà molto maggiore rispetto a quella effettiva dell'aria, però è un'indicazione abbastanza interessante di quanto caldo o freddo faccia. Chiaramente se l'orologio lo portiamo non al polso quando siamo in bicicletta, ma anche quando siamo con lo zaino lo possiamo attaccare allo spallaccio, quindi dicevo, se non lo portiamo al polso a quel punto l'indicazione della temperatura sarà molto più realistica, ferme restando le considerazioni che ho fatto prima. Quindi se ci batte il sole sopra diretto è chiaro che la temperatura sarà diversa, molto più alta rispetto a quella dell'aria. Decima e ultima funzionalità è un'applicazione di Garmin che serve per tenere traccia dell'idratazione. È un'applicazione che mi sarebbe molto utile, mi piacerebbe molto utilizzare, perché comunque ci tengo ad avere un'idratazione continua durante il giorno e anche a tenere monitorato quanto effettivamente bevo durante il giorno, e anche chiaramente durante magari gare lunghe o allenamenti molto lunghi. Ma questa applicazione, che è di Garmin, non è ancora secondo me matura al 100%, è un po' macchinosa da utilizzare e non mi piace tantissimo, però siamo sulla buona strada e sicuramente in futuro potrà essere un'ottima applicazione. Ho dei bonus anche, oltre a queste 10 funzionalità che uso tantissimo. Ho installato un campo dati che si chiama JMG Diff Cycling VO2 Max, che sostanzialmente serve per fare una stima del VO2 max quando si va in bicicletta, in assenza ovviamente di un sensore di potenza. Funziona discretamente, non ho parametri di paragone, per cui non posso sapere se la sua valutazione sia effettiva oppure effettivamente precisa oppure no, però diciamo dà un'indicazione anche in quel caso di quanta potenza viene utilizzata durante un allenamento, durante un'uscita in bicicletta. Una funzionalità, la seconda funzionalità bonus, che è interessante, ma anche in questo caso non la uso tantissimo, ma sono sicuro che moltissime persone invece la utilizzano e la utilizzeranno moltissimo, è quella della musica. Cioè all'interno del Garmin 945, Forerunner 945, è possibile installare, quindi memorizzare moltissimi brani MP3. Dopodiché, tramite una funzione che adesso vediamo, direttamente gestibile dall'orologio, è possibile gestire la musica, quindi alzare il volume, abbassare il volume, passare al brano successivo, stoppare o far partire la musica. Chiaramente è molto comoda perché è possibile tramite il Bluetooth collegare direttamente all'orologio cuffie o auricolari appunto wireless,
e quindi non è più necessario portare l'orologio, il telefono quando si fa un allenamento magari di corsa o di bicicletta, se si vuole ascoltare musica. Ripeto, io non lo uso moltissimo perché non uso ascoltare musica mentre mi alleno. Mi è capitato quando facevo magari gare di corsa molto lunghe, da 50 km, allora sì, in quel caso ascoltavo un po' di musica per passare, insomma, il tempo, però non è una delle mie priorità. Ultimissima, quindi oltre ai due bonus c'è un'ultimissima terza funzione in più che però non posso utilizzare, ma ritengo che sia una delle funzionalità che in futuro per me, perché in questo momento io non la posso utilizzare ma sicuramente altre persone la possono utilizzare, è quella del Garmin Pay, ovvero tramite l'NFC, quindi all'interno dell'orologio è presente un sensore NFC, è possibile impostare tramite l'app delle carte di credito o dei bancomat e pagare contactless. Questa è una funzionalità veramente che ritengo essere super comoda, veramente comodissima, mi piacerebbe tantissimo poterla utilizzare, ma ahimè la mia banca e la mia carta di credito ancora non sono presenti nell'elenco delle banche convenzionate con Garmin Pay. Anche questa è una funzionalità in evoluzione, recentemente, proprio ieri o l'altro ieri, siamo al 12 di ottobre, il 13 di ottobre oggi, ieri o l'altro ieri mi è arrivata un'email che è stata aggiunta anche la Deutsche Bank appunto nell'elenco delle banche convenzionate con Garmin Pay, per cui è probabile che anche American Express a breve venga speriamo insomma che venga aggiunta in questo elenco delle banche convenzionate. Questo è tutto, spero che vi abbia insomma fatto accendere qualche lampadina questo video. Sono funzionalità particolari, come ho detto all'inizio, ma che davvero ritengo molto comode di uso quotidiano, e mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!